Bella Carmenita. Dove stiamo andando oggi? A visitare? Conserveria Mediterranea. Arriviamo, Rosy. A un'ora di viaggio. Via! Dove siamo adesso? Siamo a Buonabitacolo, provincia di Salerno. Questi Cilento, giorni. siamo in Cilento, Ballo di Diano. Cappella Gentilizia Santa Maria del Re. Sei un po' invadente. Che insegni? E sai cos'è questo? Questo braccialone enorme. Le mettevano lì per tagliare le braccia alle persone. No, E allora ci attaccavano i buoi. no. E allora non so. Questo era il parcheggio. Qui si legavano i Cavalli. cavalli o gli asini. Vabbè, un po' come i buoi. No. Napoli campione d'Italia. Non so. Vedi? Vedete Chino di Santi. Un altro braccialone. Palazzo Donna Diana. Fontana di San Donato. Questo è il palazzo Piccini Leopardi. E questo è il mezzo di locomozione del barone. No, non è vero. È uno scherzo. Che te spini. La chiesa di San Domenico. Che figa Buonabitacolo. Guarda che bello quel portale anche. Questo è il palazzo di Donna Diana. Quale? Sì. Stai lavorando? Ciao! Salve, Ciao, buongiorno, Rosy. ben arrivati. Oggi siamo qui da Rosy a Buonabitacolo, provincia di Salerno, e parleremo con lei dei suoi fantastici prodotti in barattolo. Sentiamo un po' che cosa ha da dirci Rosy oggi. Io sono Rosy, sono la titolare della Conserveria Mediterranea e sono anche la chef. mi occupo di E tutto. mi occupo anche delle ricette, della gestione del mio laboratorio. Sono una mamma e avendo 3 bambini volevo lavorare e comunque gestire la mia famiglia. Questa attività me lo consente. Volevo un'attività che comunque mi soddisfacesse. Insieme a mio marito abbiamo pensato che nel nostro territorio ci sono tantissimi agricoltori, però non esiste un laboratorio che trasforma queste verdure e noi abbiamo deciso di poter attraverso il nostro laboratorio mettere le verdure in barattolo. Quando pensavamo al nome volevamo un nome che cogliesse tutte le nostre tradizioni. La parola conserveria rende il senso del barattolo e quindi della conserva. Mediterranea perché noi ci troviamo molto vicino al mare, quindi ai confini tra il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Conserveria Mediterranea è un insieme della conserva e del territorio, quindi la conserva fatta sul nostro territorio. Vediamo il legame del territorio molto presente sia sulla scelta delle materie prime, molte sono elaborate perché giustamente il tuo estro, la tua creatività, ma nello stesso tempo la conservazione del prodotto che può essere consumato tutto l'anno. Noi lavoriamo solo ed esclusivamente frutta e verdura di stagione, però attraverso il nostro barattolo diamo la possibilità di poter mangiare quella frutta e verdura di stagione anche in periodi diversi dell'anno. Certo. Il legame col territorio è anche legato con la storia. La tradizione che noi qui facciamo le Sì, conserve, i miei da genitori, sempre. le mie nonne, infatti, noi riproduciamo
nei barattoli le ricette di una volta. Il nostro processo di lavorazione è un processo di lavorazione artigianale, quindi noi facciamo tutto, dallo sbucciare la frutta, grigliare le verdure, le facciamo tutto manualmente. Il mio laboratorio è nato nel 2021, sono 2 anni di attività in cui ho sperimentato varie ricette. Il bello del mio lavoro è che posso dare spazio alla fantasia. Se ho in mente di realizzare un prodotto, faccio tantissime prove fin quanto riesco ad ottenerlo. Quindi è un lavoro che non è standard, è molto dinamico, posso sperimentare tutto ciò che mi viene in mente. Trasformo sia frutta che anche verdura, facciamo sughi pronti, pesti, diciamo che facciamo un po' di tutto. Seguiamo Rosy nel laboratorio. Ecco il mio laboratorio, la mia cucina, dove passo le giornate, insomma. Notare la vista che ha Rosy da questo campo bellissimo, in mezzo alla natura, dalla terra alla cucina, al barattolo. Il barattolo, sì. Cos'è questo, Rosy? Questa qua è un'autoclave. Ah, Io attraverso questo macchinario, quando faccio delle lavorazioni, abbiamo un vasetto prova. Nel vasetto va messa questa sonda e quindi noi attraverso questa sonda controlliamo quando il prodotto all'interno arriva a temperatura e per quanto tempo verrà sterilizzato. È una macchina importante, sì, perché attraverso questo macchinario possiamo fare sia la pastorizzazione che la sterilizzazione. quindi assicuriamo che il prodotto sia sicuro a livello alimentare. I nostri prodotti vengono sterilizzati a 110 gradi per 30 minuti. In questo modo si abbatte il rischio del botulino. Questo processo viene fatto per tutto ciò in cui non c'è aceto, perché laddove c'è l'aceto oppure per le convetture si richiede un altro processo che è quello della pastorizzazione. Qui dove faccio un po' di tutto. Dalle confetture, scotto le verdure, faccio anche la pastorizzazione quando i vasetti non entrano nell'autoclave, ma solo per la pastorizzazione. Questi sono i 2 pomodori che produce Rosy. La passata del pomodoro classico. rosso, quindi classico. E quello? Questa invece è la passata del pomodorino giallo del piennolo del Vesuvio. È un pomodorino dolciastro. La passata può essere abbinata sia con il pesce ma anche con la carne e può essere utilizzato per un'ottima lasagna. C'è chi la preferisce con la besciamella, ma se utilizza questo avrà un effetto cremoso. Quello non l'ho mai assaggiato. O noi lo usiamo anche per la parmigiana di melanzane, non sembra nemmeno sia passata di pomodoro. Io questo l'ho mangiato sulla pizza, con la ricotta di bufala, tutto ha un sapore diverso rispetto al solito pomodoro classico. Ma non mi fa fare campanilista sempre, comunque, però la qualità del pomodoro campano è indubbio, no? Noi siamo la regione del pomodoro. La pizza e mozzarella e tante altre cose che piano piano scopriremo, perché la Campania non è solo Napoli, ma c'è tutta la Campania del Sud, il Cilento, il Vallo di Diano, gli Alburni, c'è tanto da scoprire insieme, vero Valerio? Una delle frutti dolci che di solito si tende a rendere barattolo nel Cilento sono i fichi. il fico cilentano, il fico bianco cilentano. Innanzitutto volevo precisare che le nostre convetture sono delle convetture extra, il che vuol dire che sono al 70% di frutta. Abbiamo la convettura classica di fichi che si può usare sia per la colazione, ma è un ottimo abbinamento anche per i formaggi. E poi abbiamo cercato di promuovere una variante. La convettura extra di fichi d'India sono un frutto del nostro territorio e quindi troverete all'interno la frutta a pezzettoni. Ma un po' tutte le tue marmellate, tutte le tue confetture hanno i pezzettoni. Ho scoperto questa ai mandarini, sono rimasta estasiata dalle spicchi di mandarini caramellati. Penso che le confetture artigianali debbano avere necessariamente la frutta a pezzettoni. Certo. La frutta viene sbucciata a mano, fatta macerare con lo zucchero e il limone e poi viene cotta. Noi usiamo esclusivamente frutta matura, la trasformiamo nel momento in cui è arrivata alla giusta maturazione. Nelle nostre confetture usiamo zucchero di canna e come unico conservante c'è il succo di limone. Tutte le confetture
così come anche i sottoli non ci sono conservanti. Oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, quindi le fasi di lavorazione sono fondamentali per la durata nel tempo del prodotto, c'è anche e soprattutto questa scelta di aiutare la conservazione solo con prodotti naturali. Come sono questi cilentani? Un babà. Quelli sono napoletani però. E come sono i cilentani? No, sono zicchio.